Martedì 9 aprile del 2024, ben ritrovati a tutti. Buon martedì, come detto, da Radio Rossonera, Mattino Milan, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È un po' l'ultimo martedì, diciamo così, in surplus, perché domani saremo a Milanello, giovedì saremo praticamente nell'immediata vigilia con la squadra che si ritrova per il ritiro, insomma, questo è un po' l'ultimo martedì prima di 2 o 3 giorni veramente impegnativi, quindi di 2 o 3 martedì, 2 o 3 mattino Milan pieni. Quindi, caro Henry, oggi guardiamo un pochino al presente, ma anche al futuro. Sì. Vabbè, insomma, La ieri prima vinto. cosa che bisogna dire Sì. è che guarderemo al futuro, cioè questa sera guarderemo quanti mi piace avrà raggiunto questo video e dovranno essere almeno 1000, quindi mettete Mm. tutti il pollicione all'insù, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci un commento, diteci la vostra su quello che vi stiamo per dire, per raccontare, o meglio, su quello di cui parliamo oggi. Allora, diciamo così, il futuro è ancora un po' tutto sospeso, sia per quanto riguarda la nostra stagione, che per quanto riguarda l'obiettivo europeo, che per quanto riguarda i prossimi, insomma, movimenti dalla panchina in giù, e quindi attendiamo quantomeno le prime 2 partite che ci daranno un responso in tal senso, cioè andata e ritorno con la Roma. Poi ci sarà dopo la Roma un'altra partita grossa di questo periodo, cioè il derby, che darà l'altro responso di questo mese di aprile e in parte anche su un po' un quadro generale di stagione. Fatto salvo il fatto che il Milan è secondo e rimarrà secondo a meno di crolli verticali, ma non se ne vedono onestamente all'orizzonte le possibilità, né che tra l'altro la Juve vinca 5-6 partite di fila, ma questo è un altro discorso. Rimandiamo tutto quello che accade un pochino al derby, visto che ieri l'Inter ha vinto al 95, non mi ricordo, 5esimo, e passa, con il gol di Frattesi, è andata sotto, 95esimo. vince 2-1 e insomma se non succedono anche qui cose strane, l'Inter la prossima c'ha in casa il Cagliari, il Milan va a Sassuolo. Se dovessero vincere entrambe, il derby è decisivo per assegnare già lo scudetto, oltre che il derby stesso. Sì, l'Inter credo che dovrebbe vincere, o almeno pareggiare. Non so se basterebbe il pareggio a quel punto, no, forse l'Inter è costretta a vincere, il derby per vincere il campionato nella giornata del derby sarebbe pesante, inutile che ci nascondiamo, però può essere anche una Dici? chance, cioè dici? Dico. Però direttore qualcosa mi dice che non farò il post partita. No, scherzo. Però può essere anche invece un'occasione per, archiviare un pochino la questione derby, cioè ne hai persi 1000. Ne hai persi 1000, uno più brutto Male. dell'altro, in 1000 modi diversi, trofei o non trofei, della stagione o di Coppa Italia, eccetera, o della Champions addirittura, eccetera, eccetera. Supercoppa, abbiam perso di tutto. Sì, sì. Ecco, magari mettiamo un punto finale a 'sta storia dei derby vincendo quello che rimanda alla loro festa scudetto. Cioè, poi per archiviare la questione dovresti vincerne altri 4, 5 di fila per archiviarla per bene. Però almeno provi a diciamo spuntare anche la problematica derby, che comunque a me schifo non farebbe, ecco. C'è da dire È che vero, da è un po' cosa? effetto rimbalzo questo derby. Mh, Cioè, o cioè? o vai giù definitivamente, ti crei quasi una sorta di piccolo complesso, non so come dirlo, perdendolo con loro che vincono lo scudetto, oppure il destino ti dà la possibilità di vincere un derby che ha peso, nonostante il fatto che in classifica in realtà non dovrebbe averlo. Eh Ehm, sì.
ti dà la possibilità di vincere un derby che ha anche tante aspettative e di rilanciarti per certi versi a 360 gradi. Sì, esatto, per dimostrare che comunque te la potevi giocare quest'anno in una partita che non è che non conta più nulla, cioè loro vorranno a tutti i costi vincerla e quindi è una partita comunque importante. Vincendo puoi dimostrare che eri lì, che se non avessi fatto dei passi falsi e se loro magari ne avessero fatto qualcuno, cioè perché c'è da dire anche questo, magari ce la si poteva giocare, ecco. Credo che comunque sarà una partita, quella e le 2 sfide con la Roma, da cui passerà tanto del 2024-25, Cioè, Mm. credo che siamo arrivati allo snodo principale, sono 3 partite, forse una più importante dell'altra, ecco, da tanti punti di vista, per i giocatori, per la panchina, per le idee di cosa fare in futuro, anche dal punto di vista magari del mercato, delle strategie, cioè da queste 3 partite passa un po' tutto l'anno. No, ma è vero, credo che un po' tutti siamo sospesi, diciamo così. Ci siamo tenuti questo mese di marzo, compreso anche il fatto che ci fosse la sosta e questo primo accenno di aprile, diciamo così, in sospeso, vedendo poi cosa accadrà tra Roma e Inter. Poi soprattutto, se dovesse andare bene con la Roma, ci sarà anche un maggio impegnativo e bene così, perché vorrebbe dire giocare la semifinale, quantomeno. Però in effetti sì, si percepisce un pochino questa sorta di tempo sospeso, ecco, di Sì, cioè decisioni un po'. Mm, quando c'è questa cosa spesso succede, i con altri magari focus, con altre mire, quando no arrivi in fondo alla Champions League, cioè che arrivi nelle prime 8, nelle prime 4 di Champions, mm. il resto è fuffa, no, cioè tutte le altre partite che accadono, che ci sono, che le altre cose che succedono ti passano oltre perché tu non vedi l'ora di arrivare a quelle sfide lì, no, e di vivere quelle sfide lì, di capire come andranno le cose e ultimamente è un po' stato così. Il Milan ha giocato molto bene le ultime 2 o 3 partite, le ha vinte, anche cambiando, anche ritrovando dei giocatori nuovi, insomma queste cose sono accadute, ne abbiam parlato, però poi alla fine arrivi al sodo, arrivi al dunque e stai aspettando questa doppia sfida con la Roma e questo derby. Cioè, Beh, i quantomeno ci arrivi con la squadra nelle migliori condizioni, poco da sì, sì, dire. infatti questa cosa è positiva, però io non credo che cioè sì, sei contento che il Milan vince con Lecce, sei contento che il Milan vince a Firenze, ma una volta che ti guardi la partita, sei contento perché c'è la vittoria, finisce lì. Per il momento del campionato che stai vivendo, no, in cui sei secondo, tranquillo, sei troppo dietro e sei abbastanza avanti, quindi okay. E invece qui arrivano 2 sfide toste. Poi sono con la Roma, che sta facendo bene e che avrà una voglia matta di arrivare anche loro fino in fondo. C'è il derby, poi c'è comunque la Juve che io vincerò a Torino, visto che ne abbiamo ancora le possibilità e abbiam perso per tanti anni, Mm. tornerei a vincere, o continuerei a vincere, perché anche l'anno scorso abbiamo vinto, se non erro. Insomma, è un finale di stagione importante, dai. Vabbè, oggi sui giornali non c'era niente, quindi l'avrete più o meno intuito. C'erano 10 pareri di ex 10 su Dybala e Leao, ve li ho risparmiati. L'Italia mette la quinta, cioè potrebbe avere, soprattutto con il passaggio del turno della Fiorentina, di questo turno della Fiorentina, grandissime possibilità di avere la quinta squadra in Champions League, ma di questo, tra virgolette, ci riguarda poco, visto che siamo secondi. Torna Loftus, e anche qui insomma non è una novità, lo sappiamo, torna Ruben visto che era squalificato in campionato e il Milan praticamente andrà con la formazione titolare tolta la difesa. Ecco, da domani iniziamo a parlare anche seriamente di quelli che possono essere
diciamo così, le alternative in campo con la rifinitura, si capirà anche meglio se Malik Chow passa definitivamente, diciamo così, lo step del dolore per la fascite plantare, se l'infiammazione riesce a gestirla oppure no, e a quel punto vedere se potrebbe essere lui l'indiziato oppure Simon Kier. Ma di questo ne parliamo domani. Harry, siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo come detto domani per tutto il resto della situazione direttamente da Milanello, poi come detto invece giovedì saremo al Melià per il ritiro, sono 2 giorni importanti, dai, da domani in poi. Sì, 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 speriamo che voi possiate viverli insieme a noi. Mi raccomando, seguite tutte le dirette di oggi. Domani, cioè già da oggi col talk, che avremo ospiti importanti, e anche domani, quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao Henry.